Ti sei mai fermata a pensare perché, molte volte, ciò che dici sembra non essere sufficiente per catturare l'attenzione di qualcuno? O forse, invece di essere ascoltata, ti senti come se stessi costantemente cercando di provare il tuo valore, senza riuscire a mostrare tutto ciò che realmente sei. La verità è che molte donne si trovano intrappolate in questo ciclo, credendo che più parole siano la chiave per essere apprezzate. Ma è davvero così? E se ti dicessi che ciò che conta davvero non sono le parole, ma le azioni? Nell'episodio di oggi, esploreremo un concetto potente che cambierà il modo in cui vedi le tue interazioni, specialmente con gli uomini. L'autrice di questo contenuto rivela qualcosa di essenziale. Gli uomini non sono attratti da ciò che dici, ma da ciò che fai. Sì, le tue azioni, quei piccoli gesti, le attenzioni verso te stessa e i limiti che stabilisci. Ma cosa significa esattamente questo nella tua vita quotidiana? Come puoi dimostrare la tua vera forza e autostima in un modo che abbia davvero impatto? È forse arrivato il momento di sacrificare vecchie abitudini o, forse, di elevare la tua energia a un nuovo livello? Prima di tutto, voglio invitarti a prestare molta attenzione, perché ciò che condividerò qui toccherà direttamente il cuore del tuo modo di connetterti con gli altri. In Emozioni e Connessioni, parleremo di come ricaricarti emotivamente, ridefinire il tuo valore e, naturalmente, attrarre le persone giuste nella tua vita. Vuoi percorrere insieme questo viaggio? Allora resta con me e lascia che queste idee trasformino il modo in cui ti vedi e ti relazioni con il mondo. Ti sei mai trovata a cercare di compiacere tutto il tempo? Dando te stessa fino a esaurirti, pensando che solo in questo modo saresti riuscita a far sentire bene l'altra persona? Hai il potere di decidere fino a dove va la tua energia. E se ti dicessi che la chiave per una connessione autentica non sta nel fare di più, ma nel fare abbastanza per te stessa? Lascia che ti racconti la storia di una delle mie clienti, che mi ha cercata esausta e frustrata. Si stava costantemente sforzando di mantenere la relazione perfetta, e questo la stava consumando. Durante le festività, si ritrovava in una maratona per compiacere il suo partner, cercando di organizzare eventi, cene e persino attività, senza rendersi conto che il semplice atto di essere presente sarebbe stato sufficiente. Era come se fosse diventata responsabile di mantenere la relazione vivace, senza capire che stava mettendo tutto il peso sulle sue spalle. Ora, immagina l'opposto. L'ho invitata a riflettere su un altro tipo di relazione, più semplice. Dove, invece di sovraccaricare l'altra persona con aspettative e responsabilità, ciò che conta davvero è l'energia genuina che si condivide. La vera connessione non sta nelle mille cose che fai, ma nello spazio tranquillo dove semplicemente si è insieme, nel qui e ora. Questo mi porta a una domanda fondamentale: perché è così difficile riconoscere che la responsabilità di ricaricare la nostra energia è nostra? Non dovrebbe essere un segno di autostima quando sai quando stabilire i limiti, quando preservare ciò che è tuo? Ricorda questo, non si tratta di fare di più, si tratta di fare abbastanza per te stessa. Stabilisci i tuoi limiti, proteggi la tua energia e lascia che la connessione con gli altri sia genuina, senza sovraccarichi. Quando impari a ricaricare la tua energia, è allora che diventi veramente irresistibile. Conosci quella sensazione di correre sempre dietro a qualcosa? Cercare di mantenere tutto sotto controllo, essere la persona che risolve e, allo stesso tempo, compiacere gli altri. Questo potrebbe sembrare una virtù, ma in realtà è un segno chiaro che ti stai consumando. Spesso le persone non si rendono conto che, nel tentativo di piacere, finiscono per dimenticarsi di prendersi cura di se stesse. E, alla fine, a perderci sei tu. La vera forza sta nel riconoscere che non devi essere tutto per tutti, e che la tua energia merita di essere preservata e curata. La chiave qui è la capacità di essere intenzionale con ciò che condividi e con chi lo condividi. Ogni momento che dedichi a te stessa, che sia per rilassarti, riflettere o semplicemente stare in silenzio, è un atto di autovalorizzazione. Immagina che, invece di cercare di essere tutto il tempo, ti dedichi a ciò che davvero ti fa sentire in equilibrio. Questo non solo migliora la tua qualità della vita, ma anche le tue relazioni, perché,
quando stai bene con te stessa, diventi una versione più leggera e autentica. E cosa succede quando inizi a praticare tutto ciò? Si apre uno spazio nuovo nella relazione. Cominci a renderti conto che il semplice atto di essere presente, senza forzare, senza esagerare con le aspettative, è già più che sufficiente. Non c'è bisogno di produrre momenti o intrattenere qualcuno. Ciò che veramente connette le persone è l'autenticità e la qualità della presenza. Quando ti permetti di essere, senza pressioni, crei un'atmosfera dove anche l'altro si sente libero di essere se stesso. Questo riflette anche un principio fondamentale di tutte le relazioni sane, i limiti. Imparando a rispettare i tuoi limiti, insegni automaticamente agli altri a fare lo stesso. Cominciano a capire che non sei disponibile tutto il tempo per essere il centro dell'attenzione, e, per questo motivo, la tua presenza acquisisce un valore ancora più profondo. Alla fine, è questo che porta rispetto e, di conseguenza, un valore reale per te e per le relazioni che costruisci. E, prima di continuare, permettimi di farti un invito veloce. Se ti sta piacendo quello che stai imparando qui su emozioni e connessioni, non dimenticare di iscriverti al canale. Basta cliccare sul pulsante qui sotto. In questo modo, non perderai nessun contenuto che può trasformare il tuo modo di connetterti con gli altri e con te stessa. E naturalmente, se questo video ti sta aiutando, condividilo con qualcuno che potrebbe beneficiarne. Cresciamo insieme! Ti sei mai sentita intrappolata in chi eri, pur sapendo che qualcosa dentro di te desiderava un cambiamento? A volte, questa sensazione di stagnazione può essere una delle sfide più grandi per la nostra crescita. Ma, e se ti dicessi che la vera trasformazione inizia con una decisione interiore, lasciare alle spalle vecchie abitudini e credenze limitanti per fare spazio a una nuova versione di te stessa? L'evoluzione personale è magnetica, e, in fondo, tutti noi siamo attratti da ciò che ci ispira a essere migliori. Ricordo molto bene mia madre e mia zia. Non solo stavano vivendo trasformazioni fisiche, ma la cosa più impressionante era la trasformazione energetica. Entrambe, in momenti diversi della loro vita, hanno cominciato a reinventarsi, una in termini di stile e aspetto, l'altra cambiando il modo in cui vedeva il mondo. Entrambe irradiavano una nuova energia, qualcosa di più forte, più sicuro. Ricordo l'impatto che questo aveva su chiunque fosse intorno a loro. Uomini, amici, colleghi di lavoro, tutti erano notevolmente attratti da questa nuova versione di loro, come se fossero in un campo magnetico, senza sapere da dove venisse tutta questa forza. Ma ecco la grande intuizione: le trasformazioni non devono essere solo esterne. La vera magia accade quando cominci a cambiare la tua energia e il tuo comportamento. Immagina se, invece di cercare di modellare il tuo aspetto o seguire gli standard imposti, ti permettessi di crescere dall'interno verso l'esterno. Questo cambiamento interno è ciò che realmente cattura l'attenzione di qualcuno, perché parla direttamente all'inconscio di chi ti circonda. Non possono resistere alla tua energia rinnovata. Quindi, non si tratta solo di cambiare come ti vedi fuori, ma di trasformarti in una persona che ispira gli altri a fare lo stesso. Ogni nuovo passo nella tua evoluzione non solo ti cambia, ma apre porte affinché anche gli altri intorno a te evolvano. E questa energia, questa nuova versione di te stessa, sarà irresistibile. Quando parliamo di evoluzione, spesso immaginiamo che il cambiamento debba essere qualcosa di grandioso, qualcosa di visibile al mondo. Ma la vera trasformazione inizia nelle piccole azioni quotidiane. Può essere il momento in cui decidi di non accettare più ciò che non serve alla tua vita, che si tratti di abitudini, schemi o relazioni. Ogni piccola scelta di lasciare andare ciò che non contribuisce alla tua crescita è un passo verso la creazione di una nuova versione di te stessa. Questo può iniziare con qualcosa di semplice, come la decisione di iniziare a prenderti più cura di te, di riservare del tempo per le tue passioni o di allontanarti da influenze che drenano la tua energia. Questo cambiamento interno non riguarda la perfezione, ma l'autenticità. Quando inizi a trasformarti, non ti adatti a un modello, ti ricolleghi a chi sei davvero. E questo è ciò che rende la trasformazione così attraente.
gli uomini sono attratti dalle donne che non hanno paura di reinventarsi, che abbracciano i loro processi di cambiamento e che si permettono di evolvere, perché queste donne trasmettono una sensazione di libertà e autostima che è magnetica. Non sono bloccate nel passato, stanno vivendo la loro versione migliore, ora. L'energia che emani quando ti permetti questa trasformazione influenza anche la dinamica delle tue relazioni. Quando diventi più consapevole di te stessa, più allineata con i tuoi valori e più aperta a crescere, diventi una fonte di ispirazione per gli altri. L'impatto di questo cambiamento non si limita a te, riverbera e tocca tutti intorno a te. Questa trasformazione, quindi, ha un potere contagioso, invitando coloro che sono intorno a te a riflettere anche sulle loro vite e scelte. E ricordati, la trasformazione non deve essere un processo drammatico. Può essere lenta e costante, ma quando ti permetti di cambiare, crei una nuova energia, un magnetismo che attrae non solo gli altri, ma anche nuove opportunità, nuove relazioni e una vita più allineata con ciò che desideri davvero. Aprendo questo spazio per l'evoluzione, crei una versione di te stessa che è impossibile da ignorare. È da questo processo di crescita continua che diventi la migliore versione di te, e questa donna è, senza dubbio, irresistibile. Hai mai notato come i nostri pensieri possano, di fatto, plasmare la realtà intorno a noi? È come se fossimo sintonizzati su una frequenza invisibile, e ciò che decidiamo di ascoltare è ciò che modella ciò che attraiamo. Tuttavia, molte persone rimangono intrappolate in frequenze negative, in una continua ripetizione di pensieri che generano frustrazione, paura e insicurezza. Questo finisce per riflettersi direttamente su come gestiscono le relazioni. Ad esempio, immagina un uomo che è stato accusato ingiustamente di tradimento. Il peso dell'accusa, il disagio, la rabbia e il dolore di quella situazione hanno cominciato a dominarlo. E cosa è successo? Senza rendersene conto, ha cominciato a notare un'altra donna, qualcuno che non portava con sé questo tipo di peso emotivo. Le frequenze negative su cui era sintonizzato hanno finito per attrarre un allontanamento dalla relazione e la necessità di cercare una nuova energia. Ora, pensaci un attimo, se rimaniamo intrappolati in questa frequenza di negatività, attiriamo esattamente ciò che non vogliamo: litigi, diffidenze, insicurezze. Come possiamo cambiare questo? La risposta sta nel focalizzarsi intenzionalmente su frequenze positive. Se vuoi costruire relazioni sane e gratificanti, la chiave sta nell'aggiustare ciò che emetti nell'universo. Pensa a ciò che vuoi attrarre. Se desideri qualcuno di gentile, rispettoso, che condivida gli stessi valori e interessi, comincia a sintonizzarti su questa frequenza. Invece di preoccuparti di ciò che potrebbe andare storto o dei difetti dell'altro, comincia a visualizzare le qualità positive del partner ideale, quelle che realmente desideri che lui possieda. Quando inizi a vibrare su questa frequenza di fiducia, pace, amore e rispetto, è molto più probabile che attragga qualcuno che sia allineato con questi stessi valori. È come se stessi creando un campo energetico intorno a te, e solo le persone che si sintonizzano su questa frequenza positiva potranno entrare in questo spazio. Quando decidi di coltivare pensieri costruttivi e una visione positiva sulle relazioni, inizi a creare la realtà che riflette esattamente ciò che desideri. Non sei più alla mercé delle situazioni o degli altri, ma stai creando uno spazio dove la pace e il rispetto diventano attraenti, naturali e possibili. Questa è la vera magia di connettersi con la frequenza giusta. E quando inizi a vibrare ad alta frequenza, le persone intorno a te cominciano a percepirlo e a rispondere positivamente. Quando ci connettiamo con frequenze negative, generalmente è un riflesso di una preoccupazione costante per ciò che potrebbe andare storto, per ciò che manca o per i problemi del passato. Questa mentalità non solo ci tiene bloccati su ciò che non possiamo controllare, ma crea anche una barriera invisibile intorno a noi. Ogni pensiero negativo su una persona o una situazione serve come una forma di autosabotaggio, bloccando la possibilità di vivere esperienze più positive e costruttive. Questo accade perché la nostra mente, concentrandosi su qualcosa di negativo, finisce per trovare più prove che ciò sia vero.
Ad esempio, se pensi costantemente che le persone non siano affidabili, inizierai a vedere prove di slealtà in ogni situazione, anche quando non esistono. Attiri ciò su cui ti concentri. Ora, quando decidi di focalizzarti su frequenze più alte e positive, succede qualcosa di incredibile. I cambiamenti iniziano dentro di te, cominci a vedere il mondo in modo più ottimista, più aperto e recettivo. Emetti un'energia diversa, e le persone intorno a te, inconsciamente, cominciano a rispondere a questa energia in modo più positivo. Questo vale per qualsiasi tipo di relazione, che sia con amici, familiari o partner. Se hai la visione che le relazioni debbano basarsi sul rispetto, sulla comunicazione aperta e sulla comprensione, comincerai a percepire che queste qualità attraggono le persone giuste. La fiducia non deve essere qualcosa da conquistare con grandi gesti, ma qualcosa riflesso naturalmente nell'ambiente che crei intorno a te. La chiave, quindi, è cambiare il focus, cambiare il modo in cui vedi gli altri e come ti vedi all'interno di queste relazioni. Se, ad esempio, credi di meritare una relazione sana e basata su fiducia reciproca, le tue azioni, parole e atteggiamenti inizieranno a riflettere questa convinzione. Questo attrae naturalmente chi condivide questa stessa visione. L'energia positiva diventa quasi come un magnete, e la cosa più interessante è che si diffonde, influenzando non solo le persone intorno a te, ma anche il modo in cui ti senti con te stessa. Questo ciclo di energia positiva crea una vita emotiva più equilibrata e gratificante, dove puoi goderti le relazioni in modo pieno, senza i fantasmi delle insicurezze e delle tensioni inutili. Perciò, non sottovalutare il potere di aggiustare la tua frequenza emotiva. L'impatto che hai sugli altri e sulla tua esperienza di vita è più profondo di quanto sembri. Connettendoti con pensieri e sentimenti elevati, non solo attrai le persone giuste nella tua vita, ma crei anche un ambiente dove l'amore e la pace possono fiorire. E facendo ciò, inizi a vivere la realtà che hai sempre desiderato, una vita piena di connessioni significative, basate sulla frequenza giusta. Ora, immagina di essere in una stanza silenziosa, riflettendo su tutto ciò di cui abbiamo parlato finora. Ti sei mai fermata a pensare che, molto spesso, mostrare il tuo valore non ha nulla a che fare con quello che dici, ma con quello che fai? Non si tratta di raccontare quanto sei incredibile, ma di mostrare la tua forza interiore, la tua capacità di crescere, evolvere e trasmettere un'energia positiva che trasforma l'ambiente intorno a te. Gli uomini, così come tutti intorno a noi, percepiscono questa energia prima ancora che tu dica una parola. Per questo motivo, sfidare le tue credenze negative su te stessa e sull'amore è un passo fondamentale. Potresti star bloccando la possibilità di creare la connessione che hai sempre desiderato semplicemente per non credere di meritare il meglio. Ma cosa succederebbe se cambiassi questo? E se, invece di preoccuparti di ciò che pensi ti manchi, iniziassi a coltivare le tue migliori qualità e permettessi alle persone intorno a te di riconoscere e apprezzare il tuo vero io? Immagina cosa accadrebbe. Attraeresti più rispetto, più amore, più autenticità nella tua vita. E ora, ti chiedo, ti è mai capitato? Hai mai notato che, quando ti dedichi alla tua crescita personale e alla tua pace interiore, accade qualcosa di magico nelle tue relazioni? O forse hai una storia su momenti di trasformazione, in cui hai deciso di prendere il controllo della tua energia e, con ciò, hai cambiato il corso della tua vita amorosa? Mi piacerebbe sentire da te. Lascia un commento qui sotto su emozioni e connessioni e condividi la tua esperienza. E se non ti sei ancora iscritta, approfitta per farlo e non perdere nessun contenuto trasformativo. Insieme, possiamo continuare il viaggio di autoscoperta e di creazione di connessioni reali e significative. Costruiamo una comunità che si sostiene e cresce, dove l'amore e l'autostima sono i pilastri di tutto. A presto nel prossimo video.